Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti sfidiamo con un viaggio tra eroi, dei e duelli immortali. L'Iliade non è solo un poema, è un campo di battaglia dove il destino si intreccia con la gloria. Sei pronto a evocare l'ira di Achille, a riconoscere gli epiteti degli eroi e a rivivere le gesta che hanno fatto tremare Troia? Il quiz ha 35 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 35 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Chi ha scritto l'Iliade? Omero. L'Iliade è attribuita a Omero, lo stesso autore dell'Odissea. Qual è l'evento che scatena la guerra di Troia? Il rapimento di Elena. Elena, moglie di Menelao, viene rapita da Paride, principe troiano. Chi è l'eroe greco più forte e temuto nell'Iliade? Achille. Achille è il protagonista principale e il guerriero più temuto dell'esercito acheo. Qual è il nome del re di Troia? Priamo. Priamo è il vecchio re di Troia, marito di Ecuba e padre di numerosissimi figli. Quale famoso eroe troiano muore contro Achille? Ettore. Ettore è il principale avversario di Achille nell'Iliade e muore per mano sua in duello. Come si chiama il fratello di Agamennone? Menelao. Menelao è il re di Sparta e fratello di Agamennone, re di Micene. Quale divinità protegge i troiani? Afrodite. Afrodite favorisce i troiani, soprattutto Paride, che le aveva assegnato il pomodoro. Come si chiama l'amico più intimo di Achille? Patroclo. La loro amicizia è un tema centrale dell'Iliade. Alcune interpretazioni suggeriscono che il loro legame fosse di natura amorosa. Chi è la madre di Achille? Teti. Teti è una ninfa del mare che interviene spesso per proteggere il figlio Achille. Chi forgiò le nuove armi per Achille? Efesto. Il dio Efesto, fabbro degli dei, crea per Achille uno scudo e nuove armi divine. Difficoltà media. Quale epiteto viene usato per indicare Achille nell'Iliade?
Pelide. Pelide significa figlio di Peleo ed è uno degli epiteti più frequenti per Achille nel poema. Perché Achille si ritira dalla guerra? Per Briseide. Achille si offende quando Agamennone gli sottrae Briseide, la sua schiava amata. Chi prova a convincere Achille a tornare in guerra? Ulisse e Aiace. Ulisse e Aiace tentano, invano, di convincere Achille a tornare in battaglia. Cosa spinge Achille a tornare in guerra? La morte di Patroclo. Il dolore e il desiderio di vendetta superano la sua precedente ira contro Agamennone, che lo aveva portato a ritirarsi dal conflitto. Chi è Andromaca? La moglie di Ettore. Andromaca è la moglie di Ettore e madre di Astianatte. Chi ottiene il corpo di Ettore da Achille? Priamo. Priamo si reca di nascosto nell'accampamento greco per supplicare Achille e ottenere il corpo del figlio. Chi è il re dei Greci nel campo acheo? Agamennone. Agamennone guida l'intera spedizione achea come re di Micene. Quale eroe greco è noto per la sua astuzia? Odisseo. Odisseo Ulisse è famoso per la sua intelligenza e strategia. In quale parte del corpo Achille era vulnerabile? Il tallone. La leggenda narra che sua madre, la dea Teti, lo immerse nelle acque dello Stige per renderlo invulnerabile, ma tenendolo per il tallone, quella parte rimase scoperta. Come si chiama il figlio di Ettore e Andromaca? Astianatte. Astianatte è il figlio piccolo di Ettore e Andromaca, destinato a un tragico destino. Quale divinità appoggia i Greci nella guerra? Atena. Atena è una delle principali sostenitrici dei Greci, insieme a Era e Poseidone. Chi indossa le armi di Achille per incutere timore ai Troiani? Patroclo. Patroclo prende le armi di Achille per fingere che l'eroe sia tornato in battaglia, ma viene ucciso. Come inizia l'Iliade? Cantami, o diva, del Pelide Achille. Il poema si apre con l'invocazione alla musa e l'ira di Achille,
tema centrale dell'Iliade. Cosa succede al corpo di Ettore dopo la sua morte? Viene trascinato attorno a Troia. Achille, furioso, lega il corpo di Ettore al suo carro e lo trascina attorno alle mura di Troia. Chi è Nestore? Un capo saggio greco. Nestore è il re di Pilo, noto per la sua saggezza e per i lunghi discorsi pieni di ricordi. Difficoltà alta. In quanti libri è suddivisa l'Iliade? Ventiquattro. L'Iliade è suddivisa in 24 libri, ognuno dei quali è indicato con una lettera dell'alfabeto greco maiuscolo. Chi è Calcante nell'Iliade? Un veggente acheo. Calcante è l'indovino greco che interpreta i segni divini e consiglia Agamennone. Con quale epiteto viene spesso indicato Ettore? Signore dei cavalli. Indica la sua abilità nella cavalleria e il suo dominio sui destrieri, elementi importanti nelle battaglie dell'epoca. Chi ferisce Ares durante la guerra? Diomede. Diomede, un eroe mortale sostenuto da Atena, affronta Ares e lo ferisce con la sua lancia. Che cosa rappresenta lo scudo di Achille? L'intero universo. Lo scudo forgiato da Efesto è una rappresentazione del cosmo e della società umana. Chi era Sarpedonte? Un figlio di Zeus e alleato dei Troiani. Sarpedonte, re dei Lici e figlio di Zeus, combatte e muore valorosamente al fianco dei Troiani. Quale dea salva Paride dal duello con Menelao? Afrodite. Quando Menelao sta per uccidere Paride, Afrodite interviene e lo teletrasporta nella sua stanza con Elena. Da chi è trainato il carro di Achille? Xanto e Balio. Il carro di Achille è trainato da due cavalli immortali, Balio e Xanto, e, a volte, da un terzo cavallo mortale, Pedaso. Quale parte dell'esercito greco è guidata da Idomeneo? I Cretesi. Idomeneo è re di Creta e guida i Cretesi in guerra al fianco degli Achei. Come si conclude l'Iliade? Con il funerale di Ettore.
L'Iliade si conclude con i funerali di Ettore, il principe troiano, che segnano la fine del poema, anche se la guerra di Troia continua in altri testi mitologici. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 12 punti, conosci qualche nome e ricordi qualche scena, ma il campo di battaglia di Troia resta ancora avvolto nella nebbia per te. Forse non hai ancora sfogliato con attenzione l'Iliade, ma ogni eroe inizia il suo viaggio con piccoli passi. Ti consigliamo di leggere, o rileggere, l'opera. La musa della memoria ti sarà più favorevole alla prossima sfida. Se hai fatto da 13 a 24 punti, hai affrontato la guerra con coraggio e buona memoria. Ricordi gran parte delle gesta degli eroi e dei capi achei. Sei sulla via della gloria, ma c'è ancora qualche angolo del poema che ti sfugge tra scudi, cavalli e profezie. Continua così, la sapienza omerica è a portata di mano. Se hai fatto da 25 a 35 punti, hai attraversato l'Iliade con passo sicuro, riconoscendo nomi, duelli, divinità e perfino dettagli nascosti. Potevi stare accanto ad Achille o consigliare Priamo con saggezza. Conosci l'opera come un vero Aedo. Onore a te, campione epico. La musa ti ha scelto. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!